Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Anna, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Stavo pensando allo shopping online e ai rischi che ne derivano. Ti piace fare acquisti online? Sì, mi piace. Compro spesso vestiti e libri su internet, è facile e comodo. Ma so che ci sono dei rischi e delle truffe di cui dobbiamo essere attenti. È vero, ho sentito storie di persone che perdono soldi quando fanno acquisti online. Vorrei parlare con te di questi rischi e di come possiamo evitarli. Concordo, è importante fare attenzione quando acquistiamo online. Quali rischi conosci? So che alcuni siti web non sono reali, sembrano buoni, ma sono delle truffe. La gente paga per degli articoli, ma non li riceve mai. Sì, ho sentito di questo. A volte gli articoli costano molto poco ed è difficile credere al prezzo. Questo può essere un segnale di truffa. Un altro rischio è che le nostre informazioni personali possono essere rubate. Quando facciamo acquisti online, diamo il nostro nome, indirizzo e numero di carta di credito. Se un sito non è sicuro, queste informazioni possono essere hackerate. È spaventoso. Cerco sempre di utilizzare siti sicuri, ma non sono sicuro di come controllare se un sito è sicuro. Puoi cercare HTTPS nell'indirizzo web. La S indica che il sito è sicuro. Inoltre, controlla se c'è un simbolo di lucchetto nella barra degli indirizzi. Capisco. Ricorderò questa cosa. E per quanto riguarda i prodotti falsi, ho visto alcuni siti che vendono articoli che non sono reali o di scarsa qualità. Sì, questo è un grande problema. Ad esempio, se compri una borsa di design, può sembrare vera, ma è una copia economica. Paghi molti soldi per qualcosa che non vale. Non voglio sprecare i miei soldi per articoli falsi. Come possiamo evitarlo? Un modo è fare acquisti da siti noti e affidabili. Marchi come Amazon, eBay e i siti ufficiali delle marche sono generalmente sicuri. Uso molto Amazon. Mi piace che abbiano le recensioni dei clienti. Leggo sempre le recensioni prima di acquistare qualcosa. Le recensioni dei clienti sono molto utili, mostrano cosa ne pensano gli altri del prodotto. Ma a volte anche le recensioni possono essere false. Dobbiamo stare attenti. È vero, ho visto alcune recensioni che sembrano troppo belle per essere vere. Cerco recensioni dettagliate e oneste. Un altro rischio sono le spese nascoste. Alcuni siti mostrano un prezzo basso, ma quando paghi, ci sono costi aggiuntivi per spedizione o tasse. Odio questa cosa. Voglio sapere il prezzo totale prima di comprare. Controllo sempre il prezzo finale al momento del pagamento. Sì, è importante leggere tutte le informazioni prima di cliccare su Acquista. Controllo anche la politica di reso. Se un articolo non è come ti aspettavi, dovresti poterlo restituire facilmente. Concordo. Una buona politica di reso mi fa sentire al sicuro quando acquisto online. Uso anche una carta di credito per gli acquisti online. È più sicura rispetto a una carta di debito. È una buona idea. Le carte di credito spesso offrono protezione contro le frodi. Se qualcuno ruba il numero della tua carta, puoi segnalarlo e riavere i tuoi soldi. Non ho mai avuto quel problema, ma sono felice di sapere che la mia carta di credito è protetta.
Inoltre, mi assicuro di disconnettermi dal mio account dopo aver fatto acquisti, soprattutto se uso un computer pubblico. Questo è molto importante. I computer pubblici possono essere rischiosi perché qualcuno potrebbe vedere la tua password o le tue informazioni personali. Uso sempre il mio telefono o il mio laptop personale quando faccio acquisti online. Mi sento più al sicuro in questo modo. È una scelta intelligente. Evito anche di fare acquisti su Wi-Fi pubblici. A volte il Wi-Fi pubblico non è sicuro e gli hacker possono rubare le tue informazioni. Non lo sapevo. Sarò più attento quando uso il Wi-Fi pubblico. Proverò a usare i dati mobili invece. È un buon piano. Controllo anche regolarmente i miei estratti conto bancari per vedere se ci sono addebiti strani. Lo faccio anche io. È importante controllare spesso il proprio conto per assicurarsi che tutto sia normale. Hai mai avuto un'esperienza negativa con gli acquisti online? Sì, una volta ho ordinato una maglietta e non era la stessa della foto sul sito. Era molto più piccola e di scarsa qualità. Ho dovuto restituirla e pagare per la spedizione. È frustrante. Ho avuto un'esperienza simile con un paio di scarpe. Sembravano fantastiche online, ma quando sono arrivate non erano affatto comode. Ho imparato a stare attento dopo quell'esperienza. Ora controllo sempre la tabella delle taglie e leggo molto bene la descrizione del prodotto. Anche io faccio lo stesso. Cerco anche siti che offrono resi gratuiti. Mi fa sentire più sicura quando acquisto. I resi gratuiti sono un grande vantaggio. Vorrei che tutti i siti avessero quella politica. A volte confronto anche i prezzi su diversi siti prima di acquistare. Voglio assicurarmi di ottenere la migliore offerta. È un'idea intelligente. Controllo spesso 2 o 3 siti per lo stesso articolo. Ci vuole un po' più di tempo, ma ne vale la pena. Concordo. Voglio spendere i miei soldi in modo saggio. Mi iscrivo anche alle newsletter dei miei negozi preferiti. Spesso danno sconti e ti informano sulle vendite. Lo faccio anch'io, ma sono attenta a non fornire troppe informazioni personali. Condivido solo ciò che è necessario. Sì, do solo il mio indirizzo email e il mio nome. Non condivido il mio numero di telefono a meno che non sia davvero necessario. È saggio. A volte, i siti richiedono troppe informazioni. Se un sito sembra sospetto, non acquisto lì. La penso allo stesso modo. Mi fido dei siti che hanno informazioni chiare e una buona politica sulla privacy. Leggo sempre la politica sulla privacy prima di registrarmi. È una buona abitudine. Ti aiuta a sapere come verranno utilizzati i tuoi dati. Uso anche password forti per i miei account online. Cambio spesso la mia password. Dovrei farlo più spesso. A volte uso la stessa password per diversi siti, il che non è sicuro. È meglio usare una password unica per ogni sito. Puoi usare un gestore di password per aiutarti a ricordarle. Ho sentito parlare dei gestori di password. Considererò di usarne uno. Voglio mantenere le mie informazioni al sicuro. È molto importante nel mondo digitale di oggi. In generale, penso che fare acquisti online sia molto comodo, ma dobbiamo stare attenti ai rischi. Concordo. Adoro la facilità di fare shopping da casa, ma tengo sempre presente la sicurezza. Quali consigli hai per uno shopping online sicuro? Prima di tutto, acquista sempre su siti sicuri. Cerca HTTPS e un simbolo di lucchetto. In secondo luogo, leggi le recensioni dei clienti e controlla la politica di reso. Terzo, utilizza una carta di credito invece di una carta di debito.
E infine, controlla regolarmente i tuoi estratti conto. Questi sono ottimi consigli. Mi assicurerò di seguirli ogni volta che acquisto online. Mi piace anche chiedere ai miei amici per raccomandazioni. A volte mi dicono di buoni siti che non ho mai provato. È un'ottima idea. Chiedo spesso a mia sorella dove acquista. Conosce molti siti sicuri. Penso sia importante condividere informazioni sugli acquisti sicuri. Aiuta tutti a rimanere informati. Sì, dovremmo aiutarci a vicenda. Mi sento più sicuro di fare acquisti online quando so di essere attento. Anch'io. Mi piace fare acquisti online, ma ricordo sempre i rischi. È come un gioco. Devi essere intelligente per evitare le truffe. È un modo divertente di vederla. Anche io voglio vincere il gioco degli acquisti sicuri. Fai mai acquisti di persona o acquisti solo online? Faccio acquisti in entrambi i modi. A volte vado in un centro commerciale per provare i vestiti, ma mi piace anche la comodità dello shopping online. Mi piace acquistare di persona per alcuni articoli, come le scarpe. Voglio vedere e toccare il prodotto prima di comprarlo. È un buon punto. Per cose come l'elettronica, a volte leggo le recensioni online, ma compro in negozio. Penso che una combinazione di entrambi i metodi di acquisto sia la migliore. Puoi confrontare prezzi e qualità. Concordo. Uso lo shopping online per trovare le migliori offerte e poi controllo l'articolo in negozio se posso. Hai mai restituito un articolo acquistato online? Sì, ho restituito alcuni articoli. È stato facile perché il sito aveva una buona politica di reso. Mi hanno inviato un'etichetta di spedizione e ho rispedito l'articolo. L'ho fatto anche io. Una volta ho restituito un vestito che non calzava bene. Il rimborso è arrivato rapidamente, il che mi ha reso felice. È bello sentirlo. Un processo di reso semplice rende lo shopping online meno rischioso. Leggo sempre la politica di reso prima di acquistare qualcosa. Mi aiuta a sapere cosa aspettarmi se devo restituire un articolo. Lo faccio anch'io, è parte dell'essere un acquirente intelligente. Penso che lo shopping online continuerà a crescere. Sempre più persone usano internet per comprare cose. Sì, è molto popolare. Molti giovani preferiscono fare acquisti online perché è veloce e facile. Concordo. Uso il mio telefono per fare acquisti quando ho tempo libero. È molto più facile che andare in un negozio. A volte faccio acquisti mentre sono in autobus o in fila. Sfrutta bene il mio tempo. Lo shopping online è comodo, ma dobbiamo sempre ricordarci di essere attenti. Terrò a mente i tuoi consigli ogni volta che acquisto. Grazie per averli condivisi con me. Di niente, Ben. Sono contenta che abbiamo potuto parlare di questo argomento importante. Mi sento più informata e sicura riguardo allo shopping online ora. Anch'io, Anna. Mi piace fare acquisti online, ma so che devo essere intelligente per evitare le truffe. Aiutiamoci sempre a rimanere al sicuro quando facciamo acquisti. Sì, concordo. Dobbiamo condividere informazioni su buoni siti e nuove offerte. Dirò a mia sorella della nostra conversazione. Anche lei sta imparando a fare acquisti online. È un'ottima idea. Condividerò anche ciò che ho imparato con i miei amici. Insieme possiamo rendere lo shopping online un'esperienza sicura e divertente. Non vedo l'ora del nostro prossimo acquisto, sia online che di persona. Grazie per la bella chiacchierata, Anna. Grazie Anna. Ho apprezzato la nostra conversazione sugli acquisti online e su come rimanere al sicuro. Buona giornata. Anche a te, Ben. A presto. Ottimo lavoro!
Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.